Il tiro a lunga distanza è bellissimo, sì, ma come si fa ad iniziare? Ve lo spiego passo per passo. Ed eccoci al secondo video della serie Beginner, questa miniserie, diciamo così, che ho deciso di realizzare appunto per venire incontro a chi si trova appunto all'inizio, chi sta cercando di capire come approcciare al tiro a lunga distanza. Ebbene, oggi affronteremo proprio il discorso di start, cioè l'inizio, come si comincia. Quindi mettetevi belli comodi, pochi secondi per ringraziare gli sponsor e partiamo. E quindi siete rimasti affascinati dal tiro a lunga distanza, lo so, è successo anche a me all'inizio, quindi vi capisco benissimo. Come procedere per iniziare questa attività sportiva, diciamo così? Allora, ve lo dico punto per punto, cercherò di essere breve. Primo punto assolutamente indispensabile è possedere un porto d'armi di qualche tipo. Sembrerà scontato, ma vi assicuro che frequentando molto i poligoni vedo persone presentarsi sperando di poter fare qualcuna di queste attività senza possedere nessun porto d'armi. È assolutamente necessario, quindi la prima cosa sarà recarsi in armeria o in questura, vi daranno una documentazione con scritto sopra cosa dovete presentare, che documenti dovete presentare, quale marchetta bolla e tutto. Reperite questo materiale, questi documenti, forniteli poi alla questura di zona e entro qualche tempo avrete il vostro PDA col quale potrete procedere appunto al punto numero 2. Punto numero 2, assolutamente essenziale secondo me: frequentate un corso di tiro a lunga distanza di livello 1. Perché vi dico questo? Perché se non farete un corso ma pensate di fare di testa vostra, magari guardando soltanto su YouTube qualche video o ascoltando quello che vi diranno in poligono persone che sparano là magari così occasionalmente, sicuro farete un sacco di errori, perderete un sacco di tempo e spenderete anche un sacco di soldi in più di quanto avreste speso facendo un corso. Perché vi dico questo? Perché facendo da sé purtroppo non sapendo bene cosa si sta facendo si fanno tutta una serie di errori che poi probabilmente faremo nostri e quindi porteremo avanti e poi sarà difficile tornare indietro, cioè andare a correggere questi errori di base. Dobbiamo iniziare con i cosiddetti fondamentali, cioè saper bene cosa facciamo, anche per la nostra sicurezza oltretutto. Ma poi soprattutto spenderemo un sacco di soldi in munizioni non ottenendo mai risultati certi o comunque dei buoni risultati. Quindi invece eseguendo un corso riceveremo tutte insieme una serie di informazioni assolutamente fondamentali per questo tipo di attività, che ci metteranno in grado già dal giorno dopo di poter andare ad esempio in armeria e scegliere cosa vogliamo, sapendo cosa ci serve e quindi non acquistando quello che magari l'armiere ci propone, magari semplicemente perché non sa bene cosa serve per fare queste attività e quindi crede di far bene ma vi dà magari un prodotto che non è adatto invece a quello che vi serve. Quindi rischiate anche di spendere dei soldi per acquistare materiale che poi invece non sarà adatto. Quindi il corso di primo livello è fondamentale. Fatto questo potrete finalmente recarvi in un'armeria e acquistare quindi la carabina. Quale calibro però? E qui c'è tutta una serie di scelte che possiamo fare. Possiamo partire dal 22, prendere una 223, un 308, un 6,5 Creedmoor. Quale scegliere? La scelta è tutta vostra, nel senso che intanto la lunga distanza cosa intendete? La maggior parte dei poligoni, ve lo dico, in Italia le linee di tiro per carabina arrivano a 200 metri, qualcuno arriva a 300, meno ancora hanno linee a 500 metri, quelli che vanno oltre sono davvero pochissimi, mal dislocati, nel senso che spesso tocca fare un sacco di strada per raggiungere chilometri e chilometri per raggiungere questi posti. Quindi è molto probabile che i poligoni di zona abbiano appunto linee di tiro che arrivano massimo a 200 metri. Se pensiamo a un calibro 22, 200 metri per il calibro 22 è già lunga distanza. Le munizioni costano poco, ci sono un sacco di attività agonistiche che potreste frequentare, quindi il 22 potrebbe essere un buon inizio, anche budget detto all'americana, nel senso che
economico, nel senso che la spesa in totale generalmente sarà più bassa che per gli altri calibri, quindi questo potrebbe essere un'idea. Imparerete comunque tantissime cose, anche perché quello che avete imparato dal corso di tiro a lunga distanza sarà assolutamente applicabile anche al calibro 22. Se invece voi pensate di tirare a distanze superiori, quindi 300, 400, anche 500 metri, potreste scegliere un 223, che è un calibro ancora con dei prezzi accettabili per quello che riguarda le munizioni. È un calibro che in futuro potreste anche ricaricare, quindi crearvi la vostra munizione ad hoc. Si trovano delle ottime carabine bolt action in 223, vi assicuro che anche a 500 metri potrete fare degli ottimi risultati con un 223. Se il vostro target invece è avere una gittata che arrivi almeno a 1 chilometro e quindi magari ogni tanto fare una trasferta in qualche poligono che vi permetta di tirare anche a queste distanze, il 308 è sicuramente quello più adatto. Il 308 è un calibro un po' più allegro, diciamo così, nel senso che rispetto al 22 praticamente non ha rinculo, il 223 ha un rinculo ma molto limitato, il 308 ha un rinculo diciamo superiore, ma è un calibro molto divertente. Il costo ovviamente è superiore, una munizione di buon livello commerciale per tiro di precisione, insomma per tiro su lunga distanza, costa purtroppo abbastanza, so scatole da 20 colpi, quindi diciamo i costi sono superiori. La ricarica ovviamente la potrete sempre fare sul 308, non ci sono problemi, è un calibro che ovviamente trovate molto diffuso, quindi non è un problema reperire le munizioni, però qui i costi sono già un po' superiori, questo ve lo devo dire. Il 6,5 Creedmoor è un calibro che ha dei vantaggi in quanto ha una traiettoria molto flat, molto schiacciata, diciamo così, quindi permette, diciamo così, più facilmente di tirare anche a distanze oltre il chilometro, ha un rinculo inferiore di circa il 30% rispetto a un 308, ma qua i costi sono ancora superiori, quindi dipende anche dal vostro budget. Comunque la scelta, diciamo, ricade fra questi calibri. Non parlerò di calibri superiori perché là andreste su calibri dedicati più che altro al tiro a lunghissima distanza e comunque con costi davvero impegnativi. Scelta quindi qual è il calibro adatto per noi, dovremo acquistare l'ottica. Qua l'ottica adatta saprete già quale vi servirà per quanto riguarda le sue caratteristiche, in quanto avendo frequentato il corso vi avranno fornito tutte le informazioni necessarie a sapere quale reticolo, che tipo di ottica, e quindi partite con le informazioni necessarie per poterla acquistare, diciamo, da voi. Ce ne sono di tantissime case con prezzi di tutti i tipi, già anche sul mio canale troverete un sacco di recensioni di ottiche dedicate al tiro a lunga distanza, quindi la scelta non sarà difficile. Non spendete troppo poco sull'ottica perché l'ottica deve essere di buon livello se volete, diciamo, ottenere poi, diciamo, il massimo di prestazioni dalla vostra carabina, ma anche da voi stessi. Altra cosa da acquistare sarà poi un bipiede adatto quindi al tiro che pensate di fare, che potrebbe essere da banco, quindi da bench rest, oppure da sdraiati. Se pensate appunto di recarvi in poligoni anche dove ci sono tiri, diciamo, su distanze anche con inclinazioni, potreste dover sparare appunto anche da terra, quindi sul terreno, diciamo così, campestre, quindi un buon bipiede che abbia la possibilità di regolare le gambe in tutti i modi sarebbe l'ideale. Altrimenti potreste comunque iniziare già anche soltanto con una bella sandbag da posizionare davanti. Una sandbag posteriore invece vi servirà sicuramente perché sia che voi spariate da sdraiati che spariate da bench rest, probabilmente ci saranno situazioni in cui avere una piccola sandbag posteriore per poter stabilizzare meglio la carabina si presenterà sicuramente. A questo punto abbiamo tutta l'attrezzatura, abbiamo le conoscenze, ci serve un poligono. Poligoni in Italia ce ne sono tanti che hanno le linee di tiro per carabina, queste spesso vanno dai 100 ai 200 metri massimo, qualcuno ha anche 300 metri, meno ancora distanze superiori, più di 500 metri sono veramente pochi che hanno appunto gittate che permettono di tirare fino a 800 o 1000 metri, ma per iniziare va benissimo un poligono che abbia le linee da 100 e 200 metri, quindi troviamo un poligono, diciamo, non troppo lontano dove poter andare ad iniziare la nostra attività.
Per praticare la vostra attività scegliete una munizione di una marca, di un modello che trovate facilmente un po' dappertutto, in modo da non essere legati al fatto che magari oggi ci sono, domani non le trovo più e quindi devo trovarne un'altra e ricominciare un po' tutto da capo. Quindi scegliete una munizione adatta al tiro appunto di precisione su lunga distanza, ma di una marca, di un modello insomma che possiate trovare abbastanza facilmente. Iniziate a tirare ai 100 metri, quindi fatta l'azzeramento dell'ottica a 100 metri, lavorate molto sui 100 metri, nel senso che quello che dovrete ottenere sarà la rosata migliore che potete, con la precisione migliore che potete, tutte le volte che sparate. Nel senso che quello che intendo è questo: la vostra carabina ha una precisione che vi è stata indicata dalla casa madre, che vi dice che orientativamente, ad esempio, quel modello che avete scelto può darvi una rosata entro il MOA a 100 metri, e questa è l'indicazione di quanto può essere precisa quella carabina. Ebbene, voi dovrete ottenere il risultato di fare delle rosate inferiori al MOA e che vadano esattamente dove voi state sparando, quindi l'accuratezza oltre che la precisione. La precisione è appunto la rosata più stretta possibile, l'accuratezza è piazzare i colpi dove sto mirando, quindi non avere una rosata molto buona ma ho mirato qua e invece sono finiti qua, ma esattamente dove sto sparando. Una volta che saremo in grado di ripetere questo tipo di risultati, quindi farò varie sessioni di tiro, ogni volta riesco a ottenere delle rosate buone e di colpire dove sto mirando, a quel punto vuol dire che abbiamo corretto tutta una serie di errori iniziali che faremo pur sapendo, avendo fatto il corso e quindi sapendo come si spara. La pratica è assolutamente necessaria. Quindi una volta che ci siamo impratichiti, abbiamo preso confidenza con la nostra carabina e quindi riusciamo a fare delle ottime rosate a 100 metri e tirare esattamente dove vogliamo, a quel punto possiamo iniziare a sparare a 200 metri. Perché a volte succede che vogliamo subito cimentarci con distanze superiori, ma se ancora facciamo degli errori a 100 metri, questi errori magari anche non troppo grandi, a 200 metri saranno amplificati, a 300 ancora di più. Ora, colpire il bersaglio una volta su 10 a 200 a 300 metri non è quello che vogliamo. Il tiro a lunga distanza prevede che si colpisca il bersaglio al primo, massimo al secondo colpo, altrimenti vuol dire che non stiamo facendo le cose fatte bene, che probabilmente stiamo ancora commettendo degli errori perché non li abbiamo corretti prima. Per correggerli bisogna lavorare vuol dire sparare tanto, ma iniziando da distanze che ci permettono di capire appunto se stiamo facendo qualche errore e di migliorarci. Una volta che siamo bravi ai 100 metri, passiamo ai 200 metri. Una volta che saremo diventati bravi ai 200 metri, possiamo cimentarci anche a distanze superiori. Questo è il mio consiglio. Se stiamo già sparando ai 200 metri, è ora che realizziamo una tabella balistica. Anche questo ci avranno insegnato al corso come farlo. Quindi faremo una tabella balistica con tutti i dati che abbiamo adesso in mano, perché abbiamo la munizione, abbiamo l'arma, quindi abbiamo tutto quello che ci serve, l'ottica è montata, quindi le distanze dell'ottica e quant'altro, il tipo di reticolo. Possiamo quindi realizzare una tabella balistica sulla nostra munizione che ci permetterà, una volta che quindi magari ci spostiamo in un altro poligono che ha distanze di tiro superiori, di sapere già prima quali sono le impostazioni che dovremo dare alle nostre torrette, se spariamo appunto utilizzando le torrette, per colpire il bersaglio, che sia a 300, a 400 o a 500 metri, in base appunto al calibro che stiamo utilizzando e quindi alla gittata che ci permette la carabina che abbiamo acquistato. Iniziamo seguendo, facendo le cose gradualmente e vedrete che il divertimento non mancherà. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, noi ci vediamo sempre qui su Sendit.